sono dispiaciuta di non essere presente con voi, però in questo caso vediamo uno degli effetti utili e di risoluzione che la tecnologia ci offre, cioè sugli aspetti che riguardano quanto ci stia aiutando, supportando, aprendo nuovi sguardi. Credo che tutti quanti abbiamo moltissima esperienza. Eh, la, la riflessione che farei con voi oggi è una riflessione che si assume anche la responsabilità di leggere i dati e le, diciamo, riflessioni fondamentali che sono necessarie a ciascuno di noi nelle funzioni che ha sia come essere umano che come diciamo funzioni di ruolo da adulto verso le generazioni che accompagna a crescere, in maniera da conoscere quei fattori di rischio che dobbiamo evitare. Quindi tutta questa premessa per dire, vi dirò delle cose che sono anche faticose, sia da dire che da ascoltare, però è necessaria con onestà l'attenzione a tutto quello che evita alla tecnologia di diventare una condizione che depaupera l'umano invece che arricchirlo. Quindi la prima cosa che voglio ragionare insieme a voi riguarda essenzialmente, adesso spero di riuscire a girare le diapositive come dovrebbero, ecco, la riflessione internazionale sulla situazione che è relativa allo sviluppo delle funzioni umane nella nostra specie. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che le accademie di ricerca più importanti del mondo, già prima della situazione pandemica, avevano lanciato un SOS molto importante a tutte le strutture che si occupavano di salute mentale. E in questo SOS le indicazioni più esplicite riguardavano una definizione che precedeva la crisi da Covid e la definiva pandemia di disturbi del neurosviluppo e dell'umore. Cosa significa? Significa che già prima dell'idea di qualcosa che invade la salute globale del nostro pianeta, c'era un'allerta che riguardava la salute mentale dei nostri figli. In particolare le accademie che qui vedete citate, compresa l'Organizzazione Mondiale della Sanità e una serie di commissioni che Bruxelles aveva attivato, identificavano i 4 aspetti che vi ho messo nel riquadro a fianco come gli aspetti che si stavano mostrando in un'espansione progressiva tale da preoccupare gli scienziati che l'hanno appunto chiamata pandemia. Per esempio i disturbi del neurosviluppo. Nei disturbi del neurosviluppo si è passati dalla condizione di diagnosi di un bambino con condizioni di sindromi corrispondenti all'autismo, diciamo così, alle sindromi pervasive, un bambino ogni 10.000 negli anni 80 a un bambino ogni 38 3 anni fa. Questo ha mosso tanta discussione perché? Perché ci sia un incremento di disturbi del neurosviluppo, lo vediamo tutti, ma sicuramente c'è un indicatore di misura che è cambiato dagli anni 80 a oggi, secondo i dati dell'ICDC di Atlanta, però la metodologia oggi ci consente di identificarli da un punto di vista clinico con molta più precisione, ma un incremento così grande da 1 a 10.000, 1 su 38 ci deve far pensare, perché significa che un bambino ogni 38 nell'Occidente del mondo nasce con una vulnerabilità del neurosviluppo, quindi delle strutture connettomiche, che riguardano il modo in cui il suo cervello nel tempo della crescita manifesterà bisogni educativi e bisogni di supporto e potenziamento. Se questo è un ambito di questa pandemia che comunque dobbiamo imparare a guardare perché dobbiamo tenere conto che questo spiega un po' come tutto il sistema complesso salute vada e abbia bisogno di nuovi paradigmi,
Quello che mi ha riguardato più da vicino con la parte da scienza servizievole, quindi da spieghiamoci cosa sta accadendo, riguarda gli altri tre indicatori, cioè gli indicatori che nei disturbi, diciamo, della salute avevano sottovalutato troppo gli aspetti psichici inerenti allo star bene, allo star male come condizione interiore, emozionale, affettiva, dell'umore. Ecco che qui vedete degli indicatori che vanno capiti. Cosa indica la depressione precoce? Indica che moltissimi studi hanno mostrato che mentre 20 anni fa gli indicatori di depressione, di disturbo dell'umore, li leggo insieme questi due indicatori, riguardavano prevalentemente la popolazione adulta e se vi ricordate il nome che davamo era il nome di esaurimento come una risorsa psichica che andava ad esaurirsi perché la condizione di stress, cioè dello stress di risposta dell'organismo alla complessità, portava ad un eccesso di consumo delle risorse, diciamo così, tra virgolette, che avevamo a disposizione. Ecco che i dati che oggi siamo costretti a leggere parlano di una precocizzazione dei disturbi dell'umore che è arrivata in preadolescenza a dare dei dati veramente da osservare con attenzione massima da tutti i punti di vista, ma che sta precocizzandosi ancora di più dalla preadolescenza a quella fase di passaggio con quella che noi chiamavamo infanzia. Vedete che adopero addirittura un tempo o passato imperfetto, no? Perché chiamavamo infanzia significa fino ai manuali pubblicati 3 anni fa, potevamo chiamarla così. Riassunto, abbiamo un incremento dei disturbi del neurosviluppo tale da far utilizzare termini come pandemia dei disturbi del neurosviluppo, un incremento della precocizzazione dei disturbi dell'umore da farsi chiamare pandemia dei disturbi dell'umore che si manifesta sempre più in età precoce, indicando che termina, esaurisce la capacità naturale di rispondere alle condizioni di distress, cioè di reazione globale alla situazione di complessità e di fatica, e poi abbiamo questo nuovo nome che entra a considerare e a spiegare la non salute mentale, che sono le nuove dipendenze. E nelle nuove dipendenze, già di addiction la letteratura era colma riguardo a quelle che hanno a che fare con le modalità tradizionali, quindi le addiction da droghe, le addiction da alcol, le addiction da gioco, ma la nuova addiction riguarda proprio un utilizzo dei device e della connessione come una vera e propria condizione parallela alla vita, non soltanto nelle ore diurne, ma anche nelle ore notturne, cioè la dipendenza dopaminergica da tecnologia. Per spiegarvi tutto questo io faccio come un indice perché ci vorrebbero veramente tantissime ore a disposizione. Mi facilita farvi vedere un video. Questo video è l'esempio, il primo esempio che viene immesso nella rete di una situazione di dipendenza dopaminergica da tecnologia che il DSM, cioè il manuale di salute mentale, definisce con una sigla specifica di disturbo mentale che si chiama Internet Addiction Disorders. Questo tipo di video è molto forte, quindi io vi chiedo scusa, ma è l'unico modo per sintetizzare cosa significa un'addiction che passi attraverso l'interferenza di una tecnologia che è entrata a sprogrammare strutture connettomiche relative alla gestione del desiderio e della dipendenza. Сейчас выключу я, компьютер вообще не включится никогда. Я хочу сделать, подожди. Саша, Бабра, не плохо, ничего делать не надо, надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Не кричи. Я выключу. Я сейчас выключаю. Мам, я хочу немного почитать. Не выключить?
Надо почитать. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Сином покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Вот ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Ecco, interrompo perché diventa sempre più difficile vedere questo video. Mi serviva per mostrarvi che cosa? Che la condizione di dipendenza sia presente quando siamo in astinenza da una droga di altra natura o da una droga di questa natura è altrettanto dirompente nei circuiti che non ci consentono il controllo né di come ci sentiamo, né della dipendenza da questo, né delle reazioni alla vita, diciamo, alla vita. Quindi la condizione di dipendenza da tecnologia non è una condizione semplicemente di ansia generalizzata o di condizione dell'umore che in qualche modo a livello educativo vediamo accadere ai nostri figli e a noi stessi, è una condizione, io a volte ai miei studenti la spiego con il riferimento alla misura della febbre. Avere una febbre a 37 è diverso da averla a 40, ecco. Quando noi abbiamo una situazione di alterazione dei circuiti così importanti, dobbiamo tenere conto che la situazione è una situazione che ha superato ogni argine, ma è lì che non dobbiamo arrivare. Per non arrivare lì è necessario cambiare prospettiva, entrare in una prospettiva di non soltanto previsione, ma io direi proprio quello che si chiama prevenzione. Ecco. Per poterla discutere insieme la prevenzione, ora vi faccio l'indice delle ricerche necessarie, chiedendo alla regia di rimettermi l'immagine, di consentirmi di vedervi, altrimenti io mi sento in solitudine e quindi riesco a spiegarvi peggio. Comunque, sperando che voi vediate me mentre io non vedo più voi, comincio a spiegarvi i primi studi che sono stati fatti su quelle che si chiama l'interferenza sulla rete connettomica delle tecnologie. Questi studi riguardano gli effetti, diciamo, dei campi elettromagnetici sulle cellule umane e in particolare sulle cellule neuronali. Che cosa vi devo dire di questo? Vi devo dire che è assurdo, ma essendo la prima, è stata studiata talmente tanto e talmente in maniera anche, io direi, esplicita nei risultati, che è assurdo continuare a nasconderci dietro ad una interpretazione parziale dei dati delle ricerche scientifiche. Dal 1996, vedete la data di questo studio, tutto concorre a spiegare che quanto più precocemente noi esponiamo la nostra vita da organismo ai campi elettromagnetici, tanto più c'è un'interferenza su quelle che sono i cloud di memorie cellulari.
In particolare questo primo studio nel 96 mostrava come l'esposizione ai campi elettromagnetici, semplicemente da device telefonico, avessero nell'adulto, nei 10 anni o nei 5 anni, un impatto di proprio, diciamo, trasmissione alle cellule neurali completamente differente per una serie di motivi, dalle strutture della scatola clanica al funzionamento della neuroplasticità, che è il funzionamento base dell'evoluzione dello sviluppo dei nostri figli. Ora io dentro tutto questo non posso entrare perché mi chiederebbe un tempo che non mi consentirebbe di dirvi tutto il resto, ma gli studi più recenti che cosa ci spiegano? Che cambia proprio il bilanciamento, la proporzione tra fattori di materia grigia e materia bianca, soprattutto in età preadolescenziale, e come tutti questi disturbi, diciamo, correlati abbiano delle manifestazioni simili nella incapacità del sistema limbico e delle cortecce associative a gestire impulsi neuroelettrici che sono gli impulsi corrispondenti ai nostri stati d'animo, alle nostre emozioni, in particolare quelli depressivi o quelli diciamo aggressivi, come la rabbia, quella che avete visto prima. Riassunto, l'interferenza dei campi elettromagnetici è psichica nel senso che è anche relativa alle cellule che della psiche sono le strutture. Quindi è un'alterazione dell'intero stato di salute, non soltanto di... Io ai miei ragazzi lo spiego così, la psiche non è l'onda nella parte della schiuma, come se fosse l'onda del mare, per cui la psiche è la schiuma dell'onda del mare, ma la nostra psiche è il moto ondoso, cioè la forza vettoriale, quindi il modo in cui noi percepiamo, sentiamo, dipendiamo, attiva reazioni che non riguardano soltanto il pensare, ma che hanno tutto un effetto sull'intero organismo. Non da ultimo anche gli stati infiammatori cronici, tra cui questi effetti sulla dopamina e sul cortisolo di cui vi parlerò fra poco. Riassunto, i campi elettromagnetici durante la gestazione sono particolarmente rischiosi perché un semplice computer posto davanti il ventre che genera la vita altera la migrazione neuronale e i tracciati di queste alterazioni sono riportati con talmente evidenze chiare nell'ambito della letteratura scientifica che io vi rimando soltanto ad uno studio che è uno studio complessivo in cui voi potete trovare, ed è del 2018, quindi ancora povero delle evidenze che abbiamo nell'ultimo tempo, ma vi può dare chiarezza del fatto che non dobbiamo dimenticarci che per comodità l'esposizione al campo elettromagnetico ci potrebbe sfuggire. Cosa dico per comodità? Perché chi può stare senza il proprio computer e il proprio device? Sicuramente non io. Sicuramente in questo tempo del mondo non possiamo pensare di stare senza, ma dobbiamo imparare a educare alla condizione che mette a minor rischio possibile e per esempio sapere che in alcune fasi, si chiamano i primi 1000 giorni, che vanno dal concepimento all'anno e mezzo, la condizione di plasticità del cervello per filogenesi, cioè per memoria di specie, è proprio chiamata a modularsi sulla base di informazioni che sono relative anche alle interferenze dei campi elettromagnetici. Quindi lì non è come in altri tempi della vita, è come dire nella fase germinale, da gemma del processo diciamo dello sviluppo neuropsichico, tutto quello che accade traccia, solca le strutture in cui le informazioni, comprese quelle che vanno a determinare la personalità, devono necessariamente passare, fare i conti.
Riassunto, come stanno i nostri figli? Come stanno in questi passaggi velocissimi di generazione? Vi leggo soltanto, e sono contenta che il tema della solitudine sia tanto caro a questo congresso e ai colleghi che sono presenti insieme a me in questa sessione. Il dato che vi riporto sulla solitudine ve lo riporto perché l'ultimo lavoro di non più di un mese fa che analizza l'emozione che caratterizza transgenerazionalmente, quindi tutte le generazioni, dai piccoli agli anziani, ai grandi anziani, questo tempo del mondo, nell'occidente del mondo, è la solitudine. Cioè l'emozione più frequente riportata in questo studio che prende in esame tutte le generazioni, identificando il tempo in cui i soggetti percepiscono di provare un'emozione, mostra che l'emozione che tutti sentiamo per un tempo particolarmente diciamo vulnerabile, che ci rende vulnerabili, meglio ancora da dire, è la solitudine. E i ricercatori a cui mi riferisco spiegano questo in riferimento alla tecnologia, così come adesso cerco di dirvi io. Probabilmente non possiamo considerare la tecnologia il fattore causale della solitudine, ma il fattore correlato. Cosa significa? Che poiché siamo in un tempo del mondo ad altissima complessità, in cui le relazioni all'interno di una specie che è naturalmente sociale, in cui l'io è immerso nel noi, i comportamenti prosociali sono diminuiti terribilmente perché non c'è il tempo della relazione, non c'è il tempo della relazione di qualità e quindi è tutto un sistema di delega della relazione fin da quando siamo piccoli a quando siamo anziani, quindi affidiamo ciascuno i nostri cari a sistemi che si occupino della loro crescita, della loro alfabetizzazione, del loro gioco, del loro tempo di musica, del loro tempo di arte, del loro tempo di sport, o nei nostri anziani delle loro necessità, o di noi stessi. Nell'età adulta che siamo in una condizione in cui alla relazione dedichiamo maggiore tempo attraverso social artificiali che attraverso lo sguardo, la condivisione del respiro, la condivisione del battito cardiaco, e sto dicendo tutti elementi che rientrano nelle ricerche. Ecco, ritorno a questa sulla solitudine, poiché noi siamo in un tempo del mondo in cui non abbiamo per complessità il tempo da dedicare alla relazione, abbiamo aperto delle crepe e in queste crepe sono entrate le relazioni artificiali. Cosa significa? Significa che i ricercatori la spiegano così. Io come essere vivente della specie umana ho bisogno di acqua, di aria, di luce, eccetera. Se non ho l'acqua di sorgente, bevo l'acqua dalla bottiglia. Se non ho la luce del sole, adopero come io in questo momento una luce al neon. La luce al neon non è la luce del sole, quindi la luce al neon utilizzata in un momento di assoluta necessità mi risolve la situazione di bisogno. Ma se io vivessi solo nella luce al neon e non nella luce del sole, il mio organismo comincerebbe ad ammalarsi. Questa similitudine mi aiuta a rendere veloce la spiegazione con il processo di dipendenza da tecnologia che caratterizza la vita di tutti quanti noi, poiché le relazioni sono delle condizioni che è così difficile raggiungere in questo tempo dell'umano vivere, ecco che è entrata in maniera preponderante la condizione in cui l'io uguale noi si realizza tramite un sistema artificioso ed artificiale. Se sono riuscita a spiegarvi questo, ecco che tutto il video che vi ho mostrato all'inizio vi mostra quale sia la condizione del dipendere, mentre quello che vi mostro ora, anche se ho pochissimo tempo, vorrei mostrarvelo, riguarda la condizione del desiderare. Qual è la differenza tra il desiderare e il dipendere? Beh, desiderare significa che io sento la mancanza e di qualcosa che chiamo a me, quindi evoco a me qualcosa
che sento profondamente bene per me. La parola è bella, no? Anche nella sua immagine, portare giù dalle stelle. Nel mio linguaggio a volte la descrivo come la funzione che porta il futuro nel presente, desiderare. Dipendere invece è una condizione molto differente, qui l'immagine ve la mostra così, no? Quando se io sciolgo il legame io cado. Quindi nel desiderio io sono centrale e sono in piedi e voglio il mio meglio, nel dipendere la mia condizione è una condizione in cui senza ciò da cui io dipendo io non sto, io non sono, io non sono in grado di gestire. È tutta un'altra condizione psichica che ha a che fare con costrutti profondi, tra cui quelli proprio dell'autodeterminazione e della libertà psichica. Detto questo, il video vorrei che ve lo godeste e ve lo spiego. È un video delizioso in cui ai bambini viene data una caramella addittata di un profumo di buonissimo, in modo che desiderino proprio mangiarla. Okay, so E that you're viene proposto loro All right, un here's the deal. compito di desiderio in For you, questo you modo. can either wait, Io te ne darò I'll give you another due one of se these tu weights, or you aspetti e can eat it non la now. mangi. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. Stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Guardate proprio l'umano, cucciolo di specie, come si comporta di fronte al desiderio. Perché si generano la capacità di attendere, la capacità di mediare, la capacità di comportarsi in maniera da attendere che il desiderio arrivi. Ovviamente qui c'è l'odore che fa proprio da addiction. Sono caramelle profumatissime di buono. E è stato adoperato il profumo dai ricercatori perché è una delle principali fonti di specie che hanno mosso la scelta di ciò che ci nutre, quindi è proprio ancestrale. All right. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Guardate i comportamenti di attesa, Okay? guardate questa minuscola creatura. Lei tenta di resistere a questa addiction, ma il desiderio, ora vedrete che fa. Guardate, guardate come si resiste al desiderio. Il desiderio è proprio fondamentale nella specie. E quando vi leggerò come stanno i nostri adolescenti, l'assenza di desiderio di vita è quello che mi sconvolge di più. All right. So I'm going to leave and then I'll come Guardate back, lei, okay? guardate So you can lei. either eat it right now or you can wait. Lei Either non way, okay? resiste al desiderio, non ci resiste proprio. Ecco che arriva la risposta al How'd you desiderio. do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. Ora finalmente ne ha due e avere desiderato tanto porta, ecco, a questa situazione di adesso io finalmente ce l'ho per me. Il desiderio. Perché vi ho fatto vedere questo video, pur avendo il tempo misurato? Perché quando il report dell'UNICEF e quindi non le nostre ricerche di laboratorio da persone di scienza che vanno a misurare variabili, ma proprio una ricerca che semplicemente raccoglie dati demografici di riferimento, pubblica una condizione di questo tipo, a me si è veramente bloccato il processo di etica, bloccato nel senso, ma qui sta scadendo, perché?
perché che nell'Occidente del mondo si suicidi un adolescente ogni 11 minuti è un dato contro natura. Perché? In adolescenza è il tempo che per filogenesi, quindi storia di specie, noi abbiamo il massimo processo di desiderio di vita. Quindi è talmente potente e ancestrale nella nostra specie da modificare le condizioni che sono quelle che in pochissimo tempo trasformano il self, l'intera unità corpo-mente, in un'identità adulta che si possa eh, confrontare con gli altri e generare nuova vita. Quindi il processo filogenetico di specie comanda la vita. Se in quell'età, che non è i nostri 80, 90 anni, è l'età della gemmazione della vita, ogni 11 minuti un adolescente si toglie la vita, la sprogrammazione del desiderio è qualcosa di molto più profondo di quello che possiamo continuare a raccontare come se fosse qualcosa che riguarda gli altri. Quando poi i dati demografici dicono che 1 su 7 dei nostri figli soffre di un disturbo di salute mentale, molto probabilmente correlato all'umore, come vi facevo vedere nella prima diapositiva, e vado a scorrere quali sono i disturbi dell'umore perché il tempo diventa tiranno, ecco, qui la situazione è una situazione in cui per piacere guardate, c'è tutto dentro. I disturbi dell'umore hanno una gamma di spettro che va dagli indici depressivi e suicidari agli indici violenti e devianti. I dati che abbiamo sulle baby gang, sulla violenza, sul bullismo e sul cyberbullismo e sui giochi che attraverso la situazione del gaming nella rete portano e innescano un processo di autodistruzione pur di appartenere ad una condizione relazionale artificiosa, sono dei dati che io oggi non potrò mostrarvi, ma che mi stringono dentro. Non possiamo non accorgercene, ma uno soprattutto vi vorrei dire, l'autolesionismo. L'autolesionismo è uno di quei 7, cioè se voi osservate, se avete figli adolescenti e preadolescenti, guardateli, perché hanno molti segni addosso e questa condizione di portare il dolore sul corpo perché non hanno la gestione delle emozioni profonde, non sanno tollerare la frustrazione e il dolore profondo, non è da sottostimare perché implica che non si sono maturate le funzioni connettomiche che sono in grado di determinare la resilienza. La resilienza non è la resistenza, è l'adattabilità a ogni condizione, ottenendo la condizione psichica adeguata alla salute. Tutto questo non ve lo posso spiegare. Vi devo spiegare il circuito dopaminergico. Cos'è il circuito dopaminergico? La dopamina è il sistema che in milioni di anni evolutivi la nostra specie ha perfezionato in maniera tale che il nostro brain, il nostro cervello, controlli come centralina nervosa il processo di ricompensa. Cosa significa? Che ben prima di essere pensanti e così complessi, noi dovevamo scegliere ciò che era desiderabile, ciò che era da fuggire e ciò che era desiderabile lo dovevamo cercare ancora, come il cibo, come la relazione, come i sistemi protetti, mentre dovevamo fuggire da tutti i nostri nemici, i grandi nemici, eccetera. Quindi il cervello ha perfezionato in milioni di anni evolutivi la determinante molecolare, diciamo, dei gestori dell'umore, dei gestori dell'umore. Questi gestori dell'umore sono molecole. La più studiata probabilmente è la dopamina. Cosa fa la dopamina? La dopamina dà alle cortecce associative, dalle strutture limbiche che voi vedete centrali al nostro encefalo, dà un segnale neuroelettrico e biochimico che dice ricompensato, cerca ancora, cioè premia determinando emozioni di benessere.
Quando noi veniamo premiati da emozioni di benessere, le nostre cortecce associative ricevono il compito di cercare ancora. Ora, gli studi che hanno iniziato tutto questo sono relativamente recenti, perché sono 15 anni comunque, nel 2012, ma c'è il primo studio di Robinson nel 1998 che mostra che ogni volta che i nostri device suonano, vibrano, il nostro cervello ha imparato a produrre dopamina, cioè riceve il segnale della relazione con la tecnologia come un segnale di attivazione di qualche cosa che ci riguarda nell'identità direttamente e ci premia con la dopamina. Questo premio determina premio, 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 una necessità di questa dopamina, perché è una dopamina a portata di mano. Se io non la ricevo dallo sguardo di chi amo, se non lo ricevo dal contatto con chi amo, se non lo ricevo dal prof con cui sto a scuola, se non lo ricevo dalla solitudine dei miei compagni, se non lo ricevo perché sono abbandonato al fare invece che allo stare insieme, ecco che insomma questa è una valida alternativa nella crepa. I dati che vedete qui sono di 5 anni fa perché poi non li abbiamo più potuti raccogliere, nel senso che non ce li hanno potuti dare. Ora, misurare quante volte noi tocchiamo il touch screen dei nostri device ci mostra la condizione di connessione in cui siamo. E se voi pensate a 2600 volte, 5 anni fa, oggi sono almeno triplicate le volte che noi siamo con il touch a nostra connessione, se voi pensate che ci sono i numeri di minuti 24 ore, 60 minuti ogni ora e voi togliete almeno il tempo del sonno, vedrete che noi siamo costantemente, minuto dopo minuto, in toccare lo schermo come se fosse un ampliamento del sé. Questo è l'elemento da considerare. Il circuito dopaminergico attiva le reazioni che sono le reazioni del sé, cioè dell'identità, dell'appartenenza, che sono le strutture portanti della salute mentale della nostra specie. Quando questo avviene in età così precoci da chiamarsi digital babysitting, ecco, questo interferisce dal campo elettromagnetico alla sprogrammazione del connettoma, alla modifica della formazione dell'equilibrio tra sostanza bianca e sostanza grigia, all'attivazione della dopamina in maniera artificiale e tutto si altera, come qui. A 8 mesi dovrebbe essere interessato a giocare per esplorare. Questa mamma è molto soddisfatta della reazione perché è convinta che implichi un segno di intelligenza precoce, saper coordinare le dita sullo schermo, sentite il pianto disperato, quindi la mamma cosa fa? Lo rialza, gli ridà il cellulare e voi sentite che immediatamente c'è la cessazione dello stato di alterazione nervosa. Quando all'analisi di questo video io stessa sono stata in un certo senso criticata dicendo che togliere un gioco ad un bimbo genera la stessa situazione, abbiamo potuto rispondere con dati di ricerca che dimostrano che non è così. Solo togliere il seno può determinare una reazione così forte, cioè la risposta ad un bisogno di sopravvivenza, perché questa è già un'addiction, risposta a bisogno di sopravvivenza. Nulla è consolatorio, la madre non è consolatorio, il gioco con la madre non è consolatorio, qui non c'è un desiderio, c'è già una condizione di interferenza forte con i circuiti del controllo della reazione emozionale. Se sono riuscita a spiegarvi, vi mostro come dovrebbe essere il gioco. Questo, per esempio, siamo a 18 mesi. Lei è una bimba che prende il filo del telefono e lo trasforma in un telefono.
si chiama gioco simbolico. Se voi ascoltate, lei non ha una sola parola, ma ha un metalinguaggio e soprattutto ha tutte le strutture della comunicazione non verbale, lo sguardo, i gesti, la voce, cioè la specie umana per filogenesi in questo tempo della vita non ha bisogno di dipendere da condizioni artificiali, ma ha bisogno di generare immaginazione simbolica. Ma questo necessita della relazione, perché quello che voi avete visto non è come lei parla al telefono, ma come la madre parla al telefono. Se avessi tempo ve lo rifarei vedere, perché noi potremmo dire tantissime cose del comportamento prosociale della madre di questa meravigliosa creatura. Vedete le pause interpretative, i gesti protosociali. Meraviglioso, che dire, che dire. Tutto questo per mostrarvi, e sto arrivando al termine, vi mostro solo un ultimo video, ma la pagina che sintetizza come viene diagnosticato sul manuale di salute mentale più utilizzato al mondo i propri sintomi di astinenza, d'assenza di tolleranza, mancanza di controllo. Le prevalenze quando il DSM è stato scritto erano relativamente basse, adesso siamo a prevalenze che superano il 7%. Il gaming è un'altra questione che dovremo affrontare, ma non posso farlo. Vi cito solo questo gioco, che è un gioco di una nonna assassina. Vince il gioco chi riesce ad assassinare prima la nonna. La cosa che vi cito è perché se voi guardate le risposte nei social che danno le famiglie dei figli che lo stanno adoperando, è che abbiamo degli indicatori di grande piacevolezza attribuiti a questo gioco. Ora ci sono degli studi che mostrano come tutto questo abbia una vera e propria sprogrammazione della gestione profonda dell'identità relazionale dell'attaccamento affettivo. Che dirvi, sentite che mi manca la voce. Questi sono i dati facili, cioè i dati facili, ve li riassumo uno dopo l'altro velocemente, si chiama shifting dell'attenzione. Ora non c'è convegno in cui io non vada e parli, in cui non senta anche la risposta della gente amorevole nei miei confronti, ma hanno sempre un cellulare in mano, perché noi facciamo shifting continuo, guidiamo mentre parliamo, guidiamo mentre scriviamo messaggi. Il cellulare è sempre in shifting dell'attenzione, ma l'attenzione ha una capacità limitata. Noi possiamo spartire la coperta, ma sempre quella è la risorsa di specie. Questo significa che gli studi ci mostrano che noi abbiamo diminuito la capacità di elaborazione profonda dei contenuti e abbiamo una elaborazione sempre più superficiale, sia in condizioni di apprendimento che in condizioni di vita quotidiana. Viviamo in shifting e mai in elaborazione profonda, non distinguiamo più le informazioni vere dalle informazioni che hanno una serie di bias, per non dire dei false beliefs e così via. L'ansia, vogliamo parlare del fatto che se tolgono il cellulare a noi entriamo in ansia? Perché? Perché è un prolungamento di noi stessi, perché lì ci sono tutte le nostre memorie, ci sono tutte le reti di relazione. C'è un film bellissimo che mostra che se ad una tavolata ci scambiamo le scarpe l'uno con l'altro ci mettiamo a ridere, ma se ci scambiamo i cellulari nascono disastri, perché lì dentro ci sono i nostri segreti, non solo, ci sono le nostre bugie. Quindi il cellulare è diventato un contenitore di parti di personalità. Non possiamo continuare a pensare che è qualcosa che noi gestiamo come se niente fosse. Dobbiamo gestirlo consapevoli, è così. Non ci dobbiamo neanche giudicare, ma dobbiamo comprendere.
La comprensione è il primo passo per la modifica, altrimenti è un make-up, è una storia sbagliata, è un finto, è un finto. L'ansia è collegata alla depressione, di questo vi ho parlato tanto, e anche tutto questo è evidente dal punto di vista proprio quasi di entrare in un ristorante, entrare in un parco giochi, entrare in un supermercato e vedere che siamo tutti connessi, perché così riusciamo in qualche modo ad avere la nostra dose di dopamina. Non posso spiegarvelo meglio, ma credo che sia talmente intuitivo a questo punto che anche parlarvi di quello che fa ai disturbi del sonno e all'alterazione dei circuiti neuronali che hanno a che fare con la continua attivazione reattiva del sistema visivo fino alle crisi di nuove forme di epilessia che leggerete su tutti i giornali perché sono talmente tanto dichiarate che non occorre che venga l'Accademia delle Scienze a spiegarcelo. Ma perché? Perché continuiamo a non vederlo? Qual è la condizione che ci ferma? Questi sono gli hikikomori, sono in una progressione enorme anche nel nostro paese. In Giappone siamo a numeri che superano il 1,5 milioni di ragazzi chiusi in una stanza, non relazionano più con l'intelligenza e le relazioni umane, ma con quelle artefatte. Come è possibile? Come è possibile? Vi faccio vedere questo ultimo video, è una canzone di un rapper, si chiama Nomofobia, è di qualche anno fa e spiega le interferenze con una società che ha lasciato che accadesse senza avere prevenzione. Ma è uno strumento potente quello di cui stiamo parlando, non si può dare in età precoci senza avere educatori che comprendono la loro mediazione necessaria. E più passa il tempo, più ci faccio caso. Vedo gente che corre con il capo chinato. Sempre dei prezzi sorridenti, solo su Instagram. Sempre connessi tra di noi, ma persi di vista. Posti un'altra foto, posti come ti senti. In posti in cui dovresti parlare con i tuoi parenti. Ma tanto ormai sti giorni sono tutti gli stessi. Sono troppo veloci, ma c'è sempre tempo per un selfie. Mio padre odia WhatsApp. Usa il 3310, ripete sempre, a 20 anni sembrate lenti, appena nato ti crea un account, impari prima ad usare il tablet che a dire ciao, siamo concorrenti di una vita virtuale in cui la vita vale meno di un mi piace, e chi se li scorda i pomeriggi con quel super santo, quando eravamo bambini con nessun sogno infranto, adesso i sogni sono fatti di follower, postano cazzate fino a farsi sfottere, ma tanto oggi siamo tutti omofobici, cresciamo bimbi già nati tecnologici, questa la definisco bastarda dipendenza, altro che macchinette, droga e sigaretta. Cerco di liberarmi, ma qui nessuno mi dà retta, vorrei attenzione da qualche mente spenta, incollati a quel cazzo di schermo AMOLED, imprigionati quasi come fossimo in carcere. E ricordo il mio primo cellulare, lo usavo a stento per qualche video da registrare, era solo un optional, non una dipendenza. Quando andavo a scuola io ci andavo senza, ho paura per i miei figli, giuro, non penso a pensare che ci sprecheranno tutto il loro tempo, proverò ad evitarlo, lo prometto, lo giuro, bisogna guardare indietro per migliorare il futuro. Questa è la generazione di noi falliti, degenerazione che si ispira a dei falsi miti, dove quando si suicida una ragazzina tutti fanno a gara a chi posta il video prima. Ecco, questa scena finale indica proprio quello che per me è il significato della prevenzione. Questa canzone è stata scritta quando c'è stato questo fatto di cronaca di questo suicidio che è stato videoregistrato da talmente tante persone. Vedete i bimbi cadere giù. È necessario un altro atteggiamento, è necessario una prevenzione che non sia una parola, ma una consapevolezza. La mia proposta, lo dico proprio chiaramente ed esplicitamente, non è possibile un tempo senza tecnologia,
ma è possibile un tempo in cui ci sia più umano. Ci deve essere un'attenzione a comprendere la salute mentale e a proteggerla. Quindi dobbiamo aumentare l'umano che sta dentro il processo educante di accompagnamento, perché altrimenti questa predominanza di vuoto dell'umano consente tutto quello che ho cercato di riassumervi per sommi capi. E quindi il riassunto del riassunto a parole mie dall'online all'on life all'on love. E con questo io vi chiedo scusa di non poter essere con voi e di dovermi disconnettere perché sono in un ospedale, ma ecco, sono grata di aver avuto la possibilità di parlarvene con il tono della voce che vi dice quanto c'è bisogno di essere tutti insieme in questa sfida.